Signore e signori, buongiorno e bentornati sul mio canale. Io sono Lessi qua e la luce va e viene, per cui non garantisco niente e che rimanga costante soprattutto fino alla fine del video. Oggi andremo a fare una chiacchierata che tratterà un po' diversi degli argomenti di cui parliamo di solito. L'idea specifica di questo video mi è venuta grazie a Simone che al solito, in realtà questo commento è vecchio, un po' che non lo vedo in giro, comunque sotto uno dei vecchi video mi aveva lasciato questo commento in cui mi parlava di analfabetismo funzionale. Una delle cose di cui mi sono resa conto proprio grazie ai miei video è stato il fatto che sotto tantissimi dei miei video ci sia gente che mi lascia commenti che mi lasciano un po' basita, nel senso che spesso mi succede che venga commentato il titolo che come sapete, dovendo mettere 3-4 parole, è un riassunto che dà un'idea di cosa il video parlerà, però se volete seguire e cercare di capire l'idea di fondo non potete basarvi esclusivamente sul titolo. Mi ha fatto sorridere appunto un commento che mi è stato lasciato sotto quel video in cui parlavo di Lambrenedetto, che mi ha detto lascia stare Lambrenedetto, non offenderlo, cosa che chiunque abbia guardato il video sa che non ho fatto, per cui appunto sono cose che colpiscono perché ci si accorge che la gente tende appunto a limitarsi a quelle due parole e soprattutto a come le comprende, perché se dovessimo andare a fare un'analisi del titolo del mio video, ma anche il titolo stesso era italiani che odiano l'Italia, virgola Lambrenedetto, non due punti Lambrenedetto, quindi era chiaro già dal titolo che non era Lambrenedetto che è un italiano che odia l'Italia, anche perché non lo conosco, per cui non posso permettermi di dire una cosa del genere, non lo seguo, quello che avevo da dire l'ho già detto in quel video. Questa cosa però porta a appunto una discussione un po' più estesa nel momento in cui si va ad analizzare da questo punto di vista dell'analfabetismo funzionale. Cosa si intende per analfabetismo funzionale? Viene definito come l'incapacità di un individuo di usare in modo efficiente l'abilità di lettura, scrittura e calcolo all'interno delle situazioni di vita quotidiana. Sono state fatte delle statistiche abbastanza sconvolgenti, nel senso che risulterebbe che in Italia abbiamo un 47%, se non ricordo male, di analfabeti funzionali contro un 14% della Germania, e quindi viene ritirata fuori molto spesso questa statistica appunto per rimarcare quanto siamo indietro e quante difficoltà ci siano in realtà. Ho trovato un articolo molto interessante dal titolo "Chi parla di analfabetismo funzionale è un analfabeta funzionale". All'interno di questo articolo venivano fatte delle considerazioni secondo me interessanti. Prima di tutto diceva che è molto arbitrario come limite, anche perché come si fa a definire cosa è funzionale e cosa meno, cosa è necessario per la vita quotidiana o cosa meno? Dipende da cosa fa quella persona specifica nella vita quotidiana, e soprattutto sottolineavo una cosa che ho notato anch'io, che chi tende a parlare di analfabetismo funzionale tende a fare delle liste, cioè è analfabeta funzionale chi ha questo, non lo è chi ha questo, per cui si tende a rapportarsi a questi elenchi per dire sono a posto, forse devo sistemare qualcosa. Io credo che siano cose molto più sfumate, e cioè che anche nel momento in cui ci sono degli elenchi magari ci sono 2-3 punti, sì ce li ho anch'io, 2-3 punti non ce li ho, ma questo secondo me non mi fa automaticamente diventare analfabeta funzionale o meno, e che dipende appunto da qual è la situazione di vita quotidiana all'interno della quale si vive, da quali sono le proprie prospettive, da quali sono i propri compiti e quello che appunto viene richiesto di fare, per cui credo che sia effettivamente difficile da calcolare, quindi difficile fare queste statistiche in modo efficiente. Cosa che riportava appunto anche questo articolo, facendo il confronto con la società americana, che era quella che è stata per prima a coniare questo termine e che lo definiva in ambito militare chi non era in grado di riuscire a eseguire o comprendere alcuni ordini che venivano dati appunto ai militari. Faceva un'altra distinzione, che è quella tra analfabetismo funzionale, analfabetismo tradizionale, quindi vero e proprio, e analfabetismo di ritorno, dove analfabetismo di ritorno è chi queste abilità le ha acquisite ma non esercitandole ha finito per perderle. La cosa che però interessava a me era parlare di analfabetismo vero e proprio, nel senso che tempo fa avevo fatto un video che era un po' scherzoso, però che nasceva da una cosa strana che mi ha proprio colpito della Germania. Era uno di quei video in cui facevo le differenze fra il Trentino e la Germania e in cui, come sapete, prendo in giro.
però secondo me c'è qualcosa di più serio su cui vale la pena di riflettere e su cui non ero riuscita a farlo all'interno di questo video perché appunto mi mancavano i dati. Una cosa che mi ha proprio colpita è stata che mentre lavoravo in questa clinica in Germania succedeva puntualmente, per dire una volta in settimana o una volta ogni 2 settimane, che arrivava qualcuno, le infermiere mi chiamavano da parte bisbigliando perché non erano cose che si potevano dire in giro e mi facevano presente che questa persona andava accompagnata ai vari appuntamenti perché nel momento in cui loro davano questi cartellini, questi foglietti con tutti gli appuntamenti e quindi dicevano la persona tal dei tali deve essere nella stanza X e allora X perché ha quel determinato appuntamento, quindi si trattava sostanzialmente di un elenco di terapie che andavano fatte e di orari e di stanze dove queste persone si dovevano trovare, quindi proprio informazioni semplici e secondo me anche intuitive, cioè non è che servissero grandissime capacità di lettura. E queste erano persone senza alcun problema cognitivo rispetto ai quali mi veniva chiesto di fare questa cosa, di accompagnarli, e il loro problema semplicemente era che non erano assolutamente in grado né di leggere né di scrivere, cioè erano persone che firmavano con la X, che è una cosa che secondo me faceva molto film, perché io in Italia non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere, non avevo mai visto persone che avevano un livello di analfabetismo di questo livello, e ripeto, ne arrivava una più o meno ogni settimana, ogni una settimana sì, una settimana no, per cui d'accordo che è una clinica, d'accordo che è un posto in cui vanno persone di una certa età, però parliamo già dai 60 anni e su, ce n'erano, ripeto, diversi nel periodo in cui sono stata lì, che sono arrivati con questa problematica. E mi ha proprio colpito il livello di analfabetismo, per questo è analfabetismo vero e proprio, cioè il non saper leggere e scrivere. Per cui ero andata a cercarmi delle statistiche per confrontare l'Italia contro la Germania, perché ero rimasta proprio sorpresa e non sono riuscita a trovarle, quindi non sono riuscita a trovare una statistica sull'analfabetismo vero e proprio, si parla solo di analfabetismo funzionale. E anzi sarei curiosa se qualcuno ha statistiche o cose del genere, se mi facesse un rapportino, appunto per scoprire e per capire un po' che differenze ci sono, ma sull'analfabetismo vero e proprio. Quindi accantoniamo questo analfabetismo funzionale che è, secondo me, una di quelle cose che funzionano per i rotocalchi, no? Cioè i giornaletti della domenica, non faccio nomi, in cui dicono allarme scuola, allarme questo, insomma quelle cose scandalistiche, allarmistiche. Però mi interessavano appunto i dati sull'analfabetismo vero e proprio, anche perché oltre a questo mi è successo un giorno, tornando a casa, ho visto un poster gigantesco promosso dalla Volkshochschule in Germania che faceva questi corsi di alfabetizzazione, quindi effettivamente è considerato come un problema e c'erano addirittura degli spot mirati a questa cosa che pubblicizzavano appunto questi corsi di alfabetizzazione. Non so se perché quei pochissimi che hanno in Germania lo considerano un problema più grosso e che quindi vada risolto e per cui fanno questi corsi e quindi sono più avanti nel senso che fanno i corsi, o il fatto che ci siano in Germania talmente tante persone che non sono a questi livelli, quindi non hanno un'alfabetizzazione, che necessitano di essere alfabetizzati e per cui necessitano di questo tipo di corsi. E ripeto, in Italia non mi è mai capitato, non so se è la mia regione come sempre o se è una cosa generale, anche questo fatemelo sapere perché io posso parlare per quello che conosco. E appunto c'era questo video che mi consigliava Simone, che se avete voglia di andare a vedere spiega un po' cos'è questo analfabetismo funzionale, chiaramente dal punto di vista degli autori. Attenzione alle prese in giro perché io ci sono un po' cascata. Girando su internet si trovano fiore di articoli appunto anche qua allarmisti, l'Italia tra le meno alfabetizzate funzionali del globo, eccetera eccetera, tipo il 70%, insomma le statistiche variano un po' da sito a sito, per cui secondo me proprio l'alfabetismo funzionale è quello che ci dà la capacità di discernere tra queste varie informazioni che troviamo sul web e quindi essere in grado di capire quali sono affidabili, quali non lo sono. Nel momento in cui riusciamo a farlo, secondo me possiamo considerarci alfabeti funzionali, quindi appunto in grado di capire. Ma è successo effettivamente, devo ammettere, lavorando nella scuola, e vi porto un esempio nel concreto. Dovevo fare una ricerca insieme a un ragazzino, questo ragazzino, andiamo insieme in aula informatica, lo porto su internet, è andato su Wikipedia subito diretto, è bello che sappiano dove trovare le informazioni, però nel momento in cui è arrivato lì si è semplicemente preso a prendere le cose copiate e incollate. C'erano alcune informazioni su questa pagina che non mi convincevano, perché sappiamo che sul web chiunque può editare questo genere di pagine, per cui dipende un po' dal controllo e dalle informazioni che hanno le persone
che hanno creato la pagina. Può capitare che le informazioni non siano attendibili al 100% e sta a noi e alla nostra intelligenza verificare se lo sono o meno. Questo lo possiamo fare nel momento in cui abbiamo una serie di competenze, di conoscenze collaterali che ci fanno scattare l'allarme, nel senso: questa non mi suona, non mi convince, un attimo, aspetta che vado a verificare da un'altra parte se è vero. Quello che manca secondo me è forse appunto questa capacità di sentire l'allarme, di capire che non mi convince, e questa cosa del non mi convince possiamo farla solo nel momento in cui abbiamo tante informazioni e abbiamo la voglia e la capacità di andare a verificarle. E nel momento in cui si prende per buono tutto, come faceva questo ragazzino, nel senso che ha preso, copiato e incollato, ecco, non si è sempre sicuri del risultato e si rischiano di prendere per buone informazioni che sono una più assurda dell'altra, che è quello che succede con le varie catene di Sant'Antonio che mandano per email o su Facebook o su social vari, e dove appunto capita che viene passata questa informazione molto allarmista e tutti ci credono perché non hanno modo di verificarla, quando basterebbe andare sul sito di Bufale X, dove è stata demolita proprio tutta l'affermazione una dopo l'altra. Ti fanno sapere che la ragazzina che sta per morire in realtà non sta per morire o è morta secoli prima. Secondo me il web ha lati positivi e lati negativi, ma magari ne andiamo a parlare in un altro episodio, altrimenti questo non lo concludiamo più. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensate riguardo a questo argomento, se avete avuto modo di tastare con mano questo analfabetismo funzionale, analfabetismo nel senso tradizionale del termine o analfabetismo di ritorno, quali sono i vostri pensieri e soprattutto rispetto alle persone con cui interagite solitamente. Considerereste davvero il 40%, il 47% delle persone che conoscete degli analfabeti funzionali? Secondo me effettivamente, come diceva l'articolo, è una stima molto alta. Significherebbe che tra le persone che conosciamo veramente 1 su 2 è un analfabeta funzionale. Tra quelli che conosco io, no, io mi sentirei abbastanza sicura di abbassare questa stima. Ecco, queste erano un po' in breve le mie considerazioni. Al solito, se il video non vi è piaciuto, mettetemi pure un pollice in giù e spiegatemi il perché, visto che non siete analfabeti funzionali, siete in grado di farlo. Se vi è piaciuto, mettetemi un pollice in su e spiegatemi anche lì il perché. Se siete delle persone a cui piace un po' pensare, riflettere, fermarvi appunto su questi argomenti, tornate a trovarmi iscrivendovi e cliccando campanelle, campanacce, eccetera, e noi ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo video. Per la settimana prossima l'ho già preparato, per cui so già dirvi di cosa parleremo, e andremo a fare un'altra lezione di tedesco tornando di nuovo su quelle preposizioni, per cui se non sono argomenti per voi sapete che potete tornare tra 2 settimane. Questo per oggi è quanto e ci sentiamo la prossima volta.